Bene, buongiorno ragazzi, continuiamo le nostre lezioni su questi primi filosofi greci di età arcaica che noi correttamente abbiamo chiamato presofisti e non con il termine ingannevole e ingiusto presocratici, quindi i filosofi che in qualche modo precedono, se non cronologicamente, almeno tematicamente, i sofisti e Socrate, mentre Sofisti e Socrate vanno studiati insieme perché hanno molte cose in comune. Sicuramente i sofisti hanno molte più cose in comune con Socrate piuttosto che con i naturalisti di età arcaica. Quindi noi abbiamo chiamati presofisti e non con il termine usuale assolutamente scorretto, scorretto e tendenzioso di presocratici. Parliamo di Pitagora e dei pitagorici. Abbiamo visto che Talete, Anassimandro e Anassimene sono ionici di Mileto, quindi abbiamo una scuola o comunque una serie di pensatori in Ionia e cronologicamente vengono prima degli altri, sono i primi pensatori della storia della filosofia. Come ho spiegato però nelle lezioni introduttive, ben presto la filosofia si trasferisce dalla Ionia alle città doriche della Sicilia e della Magna Grecia in Italia, quindi abbiamo delle filosofie italiche di ambiente dorico. Ricordate che vi ho spiegato che mentre gli ioni, come Talete, Anassimandro e Simene, scrivevano in ionico, che è simile all'attico, la lingua di Atene, una lingua a noi più congeniale, somiglia a quella che si studia attualmente al liceo classico, invece i Dori scrivevano un dialetto greco che è difficile per noi, che è diverso dal greco standard che poi a partire dalla Koine alessandrina si è imposto. La lingua dorica è una lingua un po' eccentrica del mondo greco, anche perché noi non abbiamo grandi, tranne qualcuno, non abbiamo grandi scrittori greci che scrivono in dorico. Sapete, i dori vengono dal Peloponneso, Sparta, Micene, Argo, Corinto, quelle città lì e quelle città lì, non lo so, forse sapete, Sparta, a Sparta si combatteva, eccetera, non si scriveva, non si faceva tanto letteratura, quindi abbiamo già detto nelle lezioni introduttive che le colonie della Sicilia e dell'Italia meridionale sono tutte doriche perché si tratta di greci che sono trasferiti lì appunto dal Peloponneso, dove i Dori originariamente si erano insediati. Tuttavia Pitagora è di origine ionica, attenzione, Pitagora è nato a Samo. Samo è un'isoletta della Ionia, della costa dell'attuale Turchia sull'Egeo, un'isoletta della Ionia di fronte a Efeso e a Mileto. Infatti molte fonti sostengono che Pitagora sarebbe stato allievo di Anassimandro. Sottolineeremo poi le affinità e le differenze del pensiero pitagorico con quello di Anassimandro. Pitagora quindi è ionico, però la sua filosofia si, ha successo in ambiente dorico, in Italia, d'accordo? Nella Magna Grecia. Infatti Pitagora si spostò nel 575, nasce, scusate, nel 575 a Samo, poi quando già non era più giovanissimo per i canoni dell'epoca, cioè quando aveva 40 anni, nel 535 a.C., lui abbandona la sua patria e abbandona la Ionia e si trasferisce a Crotone, dove fonda la sua comunità filosofica, d'accordo? Si mette a capo di una comunità filosofica a Crotone. Perché Pitagora si sposta da Samo a Crotone, poi resterà sempre appunto a Crotone, nell'Italia meridionale? Secondo alcuni, perché c'era la paura e il terrore di una possibile invasione dei persiani. Secondo altri, perché sarebbe entrato in urto con il tiranno di Samo, Policrate.
Secondo altri, la ragione più importante, forse questo è verosimile, è il fatto che semplicemente Pitagora non trovava abbastanza allievi a Samo, cioè la sua filosofia, la sua scuola non aveva avuto molto successo, quindi provò a trasferirsi in un ambiente nuovo, molto lontano dalla sua patria, dove pensava che la sua filosofia potesse ottenere maggiore ricettività. Infatti ebbe ragione, perché la comunità di Crotone ebbe subito molto successo, la filosofia di Pitagora e di Pitagorici ebbe molto successo e si diffuse anche in tante altre città, in tanti altri posti, come vedremo. Le notizie sulla vita di Pitagora, peraltro, sono poco credibili, spesso si tratta proprio di leggende, di narrazioni inventate tardivamente. Pitagora era un personaggio piuttosto enigmatico, chiuso, come vedremo. Molte delle cose che si dicono di lui probabilmente sono inventate, non sappiamo se le fonti ci dicono il vero, anche perché queste fonti spesso sono molto tarde, vennero scritte molte vite di Pitagora, ma in epoca ellenistico-alessandrina, secoli e secoli dopo. Il problema sta anche nel fatto che Pitagora in qualche modo si confonde con i suoi discepoli. La comunità di Crotone è la comunità originaria, la prima comunità di studio pitagorica, poi ce ne saranno altre in altri posti, lo vedremo tra poco. Il problema è che Pitagora non può essere facilmente distinto dai suoi discepoli, dagli altri appartenenti alla scuola di Crotone, ma anche è difficile che sia distinto da altri pitagorici che appartenevano a scuole che si trovavano appunto lontano da Crotone, in altri posti. Cioè è veramente difficile distinguere ciò che è stato davvero elaborato da Pitagora, ciò che appartiene al pensiero del fondatore della scuola, da ciò che poi è stato elaborato, inventato, pensato da altri pitagorici. Quindi questa è un po' un'eccezione nell'antichità, non succedeva quasi mai questo, soprattutto quando si tratta di una scuola con un fondatore così importante, ma in questo caso è successo. Il fondatore viene confuso con gli altri appartenenti alla scuola, con i suoi discepoli. Quindi spesso noi non riusciamo a discriminare quali dottrine sono originarie proprio di Pitagora e quali di altri pitagorici. Questo è anche un motivo per cui le notizie su di lui non sono precise. Lui stesso tende a confondersi con gli altri appartenenti alla scuola di Crotone, capite? Quindi anche le notizie biografiche spesso sono incerte per questo motivo. Non di un singolo pensatore si tratta, ma quindi di una filosofia elaborata da un gruppo, da una scuola, da una comunità. Quindi sarebbe meglio parlare non del pensiero di Pitagora, ma del pensiero dei pitagorici, perché ripeto, è indistinguibile ciò che proviene da Pitagora, Pitagora in persona, e ciò che proviene da altri pitagorici. Infatti, lo stesso Aristotele, nel famoso, sempre quello, libro Alfa Primo della metafisica, ricordate, in cui lui ci dà Aristotele la sua dossografia, una sorta di piccola storia della filosofia. Lo stesso Aristotele parla dei pitagorici, dice parliamo della filosofia dei cosiddetti pitagorici, proprio perché si parla più di un gruppo che di una persona. Alcune notizie sulla vita di Pitagora dicono che lui abbia viaggiato molto, ma appunto di queste notizie noi non abbiamo alcuna certezza. Pitagora sarebbe stato uno dei più grandi viaggiatori del mondo in quel periodo, avrebbe viaggiato e conosciuto i costumi e i pensieri di molti popoli, in Egitto, in Persia,
tra gli ebrei, tra i caldei, addirittura tra gli indiani. Infatti alcuni interpreti individuano nel pensiero di Pitagora e dei pitagorici dei tratti tipicamente orientali di filosofia indiana, però altri storici non sono, altri critici non sono d'accordo su questo. La comunità pitagorica era un po' particolare, adesso vedremo la comunità di Crotone, ma terminiamo con le notizie biografiche su Pitagora. Eh, la comunità di Crotone, molto più di altre che vennero dopo, era una comunità filosofica, era un gruppo di filosofi, però attenzione, era anche una comunità religiosa e una comunità politica. Fate attenzione a questo, loro non facevano soltanto filosofia, avevano anche delle credenze religiose. Lo stesso Pitagora rappresentava se stesso come un esponente di un pensiero oracolare, d'accordo? Come esponente di un pensiero oracolare, di un pensiero misterico, di un pensiero sacerdotale. Sicuramente alla base della filosofia dei pitagorici vi sono anche delle suggestioni che vengono dai riti misterici, dalle religioni misteriche, per esempio dai riti eleusini, ma soprattutto, come vedremo, dall'orfismo, dalla religione orfica. Quindi i pitagorici facevano anche politica, i pitagorici dominavano le città, spesso prendevano il potere nelle città dell'Italia meridionale o comunque erano strettamente legati al potere politico. Loro politicamente erano aristocratici, cioè sostenevano l'aristocrazia e anche il governo di Crotone poi finì nelle mani, secondo una storia appunto anche qui da verificare, finì nelle mani dei pitagorici, quindi loro erano aristocratici, sostenevano l'aristocrazia in tutte le città dove si trovavano e partecipavano anche ai governi aristocratici. Questo però determinò la decadenza e la sconfitta e la dispersione di queste comunità, compresa la comunità di Crotone. Infatti a un certo punto successe che in tutta l'Italia meridionale, in tutto il mondo greco, dalla Magna Grecia, si affermasse la democrazia, cioè l'aristocrazia, l'oligarchia fosse sostituita dalla democrazia e i governi democratici perseguitarono i pitagorici, li cacciarono dalle loro città e a volte anche in modo violento e quindi la comunità di Crotone come altre comunità si disperse, fu attaccata, fu perseguitata. Quindi infatti anche la fine, la morte di Pitagora viene legata a questi rivolgimenti politici. A Crotone erano andati appunto al potere i democratici e che cosa succede? Succede che i democratici addirittura attaccano i pitagorici in maniera violenta. I pitagorici si trovavano, secondo queste informazioni, nella casa di Milone, la casa di uno di loro, la casa di Milone, e che cosa successe? Successe che la casa di Milone fu circondata e i democratici diedero fuoco alla casa di Milone. Molti pitagorici morirono, quindi questo episodio segna la dispersione e la fine della comunità di Crotone. Molti pitagorici morirono, altri si salvarono. Secondo una versione, Pitagora, che si trovava nella casa di Milone, si sarebbe salvato, si sarebbe rifugiato poi a Metaponto, in Basilicata, dove vi era un'altra comunità pitagorica, e lì sarebbe morto nel 497 o nel 490, o comunque in una data compresa tra il 497 e il 490. Secondo un'altra versione, invece, Pitagora non si sarebbe trovato nella casa di Milone,
si sarebbe già ritirato a vita privata a Metaponto, quindi non fu coinvolto nell'attacco, ma si trovava già a Metaponto dove appunto morì all'incirca in questi anni. La comunità pitagorica di Crotone era organizzata proprio come una setta, d'accordo? Era una comunità chiusa all'esterno, era una comunità regolata da leggi piuttosto severe. Vi era l'obbligo della segretezza, nessuno doveva comunicare all'esterno le dottrine della comunità, quindi vedete veniva organizzata in qualche modo proprio come una sorta di comunità religiosa, di setta, comunque di una comunità esoterica. Esoterico in generale significa ciò che è chiuso, ciò che è chiuso al proprio interno e non deve comunicare con l'esterno. Infatti l'avverbio greco eso vuol dire all'interno, ok? Mentre invece l'avverbio greco esso vuol dire all'esterno, quindi esoterico è qualcosa che è diretto all'esterno, per esempio una pubblicazione, uno scritto esoterico è uno scritto realizzato per essere pubblicato, per essere conosciuto in generale da un pubblico. Invece magari uno scritto, una dottrina esoterica è una dottrina che deve circolare all'interno soltanto di una ristretta cerchia di adepti, di affiliati. Quindi l'esoterismo, la chiusura, la segretezza di questa comunità. Pensate che chi rivelava i segreti della comunità pitagorica di Crotone, per esempio anche coloro che rivelavano, non so, le scoperte, anche le scoperte matematiche, le scoperte scientifiche, i teoremi e così via, potevano anche essere messi a morte, quindi la segretezza. Inoltre vi era una gerarchia e una severità molto forte, dei rapporti gerarchici all'interno della comunità. La comunità si divideva in due. Vi erano gli acusmatici e i matematici. I matematici erano un gradino più sopra degli acusmatici. Gli acusmatici che cos'erano? Erano i novizi, d'accordo? Quelli che erano entrati da poco, dovevano fare un tirocinio, un apprendistato prima di poter avere qualche diritto in più, anzi, loro non potevano neanche parlare, dovevano soltanto ascoltare passivamente e in particolare ascoltare anche l'insegnamento di Pitagora. In generale Pitagora, non solo agli acusmatici, parlava coperto da una tenda, cioè senza farsi vedere. Parlava dietro una tenda. Gli acusmatici, i novizi, dovevano solo imparare, non potevano parlare, ma non è che non potevano davvero parlare, nel senso che non potevano esprimere opinioni originali, d'accordo? Questo significa che non potevano parlare. E acusmatici significa ascoltatori, dal verbo greco akuo, per chi non sa il greco lo scrivo così, akuo. Akuo significa, prima persona nel presente, indicativo significa io sento, io ascolto, io sento, d'accordo? Avete presente parole italiane come acustica? Ok, riguardano il sentire, l'udire, l'udito, d'accordo? Quindi acusmatici significa ascoltatori, acuo significa ascolto, sento. Quindi potevano soltanto ascoltare e apprendere delle dottrine senza poter intervenire, senza poter esprimere delle opinioni, perché erano allo stadio iniziale, d'accordo? Erano allo stadio iniziale. Quindi l'insegnamento poi da parte di Pitagora veniva impartito come una specie di catechismo,
vi erano delle domande e delle risposte, c'erano delle domande e bisognava poi imparare a memoria delle risposte, cioè aveva, diciamo, c'era questo metodo. Comunque non si poteva mettere in discussione l'insegnamento di Pitagora, quindi capite davvero, ma lei professore ci ha detto che i filosofi si esprimono razionalmente, ognuno critica l'altro, anche quando si tratta di un allievo che critica il maestro, sì, certamente, però qui siamo ancora all'incrocio tra una sapienza filosofica e una sapienza, come dire, oracolare, una sapienza di stampo religioso. Quando si facevano progressi e si veniva ammessi tra i matematici, tra coloro che potevano esprimere opinioni originali, si trovavano al vertice della setta. Attenzione, che significa matematici? È vero che i pitagorici praticavano moltissimo la matematica, ma qui matematici deve essere inteso in senso etimologico. Il verbo greco mathesis, Mathesis, e che cosa significa mathesis? Mathesis significa il sapere, nel senso tutto ciò che io ho appreso, che ho imparato. I matematici sono quelli, a differenza degli acusmatici, che hanno appreso, che hanno imparato e quindi sono a un livello più su, d'accordo? Perché? Perché mathesis, matematica, viene appunto da mathesis. Mathesis vuol dire ciò che ho imparato, infatti mathesis vuol dire anche materia, d'accordo? Mathesis vuol dire proprio materia, materia di studio, ambito, cioè una materia è ciò che io ho imparato e quindi che io so. Quindi anche la matematica, molti non sanno l'etimologia della matematica, matematica significa tutto ciò che io ho imparato, d'accordo? Quindi in generale il sapere, perché matesis? Matesis è un sostantivo, il verbo corrispondente è manzano, prima persona del presente, scusate lo traslittero in caratteri latini, matesis, il verbo corrispondente è manzano, da qui questa è l'etimologia di matematica. Fate attenzione, manzano vuol dire appunto apprendo, imparo. Quindi matematica nel senso ciò che ho imparato e quindi so, il mio bagaglio di sapere. Pensate che in inglese c'è un'espressione che è praticamente identica. Quando in inglese si dice the learning, in generale cos'è the learning? È il sapere, la cultura, ma learn in inglese vuol dire imparare, apprendere. Quindi in inglese è proprio esattamente come in greco, learning, the learning, il sapere in generale, un vasto sapere, letteralmente significa ciò che si impara, d'accordo? Ciò che si apprende. A man of learning in inglese è un uomo di sapere, di vasta cultura, cioè che ha molte cose che ha appreso, che ha imparato. Per questo, d'accordo, matematici. Questi adepti della comunità di Crotone dovevano seguire delle regole molto particolari proprio perché c'era una disciplina, una gerarchia e quindi loro avevano delle regole, proprio dei comandamenti da seguire, alcuni dei quali sono abbastanza comprensibili, altri però ci sembrano strani. Non sappiamo quale sia il significato e il motivo di alcune di queste regole, di alcuni di questi comandamenti. Possiamo fare soltanto delle ipotesi. Tra le regole da seguire c'era quella di venerare gli dei e di comportarsi bene con gli amici, ma fin qui, insomma, non c'è niente di strano. Poi dovevano necessariamente questi pitagorici fare un esame di coscienza prima di andare a letto, prima di coricarsi, prima di addormentarsi la sera, fare un esame di coscienza su ciò che avevano fatto durante la giornata. E poi dovevano fare anche un esame di coscienza la mattina quando si svegliavano,
dovevano fare proprio un programma per la giornata che stava iniziando. Ma voi direte anche questo non è così strano, ci sono anche forme di educazione più vicine a noi che utilizzano insomma questi sistemi. Poi però non dovevano mangiare carne, non dovevano mangiare carne, erano vegetariani. Attenzione, questa è una cosa molto singolare tra gli antichi. Tra gli antichi i vegetariani, quelli che non mangiavano carne, erano veramente pochi, non era una cosa diffusa come oggi. Noi abbiamo altre figure anche di filosofi, di autori che sono vegetariani, ma sono figure che principalmente appartengono a un periodo molto più tardo rispetto a quello dei pitagorici, al periodo ellenistico, d'accordo? Non dovevano mangiare carne, però forse questo ha una spiegazione e la vedremo poi dopo parlando delle dottrine dei pitagorici. Un'altra cosa che non dovevano fare è mangiare le fave. La cosa singolare, non dovevano mangiare le fave, anche qui sono possibili soltanto interpretazioni. Secondo alcuni questo sarebbe dovuto al fatto, ad un'altra disciplina che loro seguivano, cioè il celibato, se non addirittura la castità, però non proprio la castità, però il celibato. E quindi perché? Perché la fava è un simbolo sessuale. Secondo alcuni la fava sarebbe stata il simbolo dell'organo sessuale maschile, secondo altri la fava sarebbe stata il simbolo dell'organo sessuale femminile. E insomma, per motivi di questo tipo. Tuttavia, è piuttosto strano, cioè il fatto che seguissero il celibato, alcune fonti ce lo dicono, ma altre non sono d'accordo. È piuttosto strano perché noi abbiamo delle notizie precise di mogli oppure di figlie di pitagorici. Per esempio, Teano, a volte le fonti ci dicono che è la moglie di Pitagora, oppure a volte ci dicono che è la figlia di Pitagora, quindi è un po' strano che praticassero il celibato, però poi avessero delle mogli, cioè c'è una contraddizione. Questo fatto Teano, ecco, mi è sfuggito prima, la comunità pitagorica ammetteva anche le donne al suo interno e anche gli stranieri. Questa è veramente un'eccezione, non succedeva nelle altre scuole filosofiche, le donne in Grecia, lo sapete, non avevano diritti, erano completamente sottomesse agli uomini, a stento potevano uscire di casa, non potevano neanche andare a teatro. Voi sapete i personaggi femminili delle grandi tragedie greche o commedie greche a teatro erano comunque recitati da uomini che si mettevano delle maschere femminili, non c'erano attrici, c'erano soltanto attori. Quindi è una cosa molto positiva, molto apprezzabile. Anche le donne, anche gli stranieri potevano entrare all'interno di questa setta, all'interno di questa comunità. Abbiamo forse soltanto un altro esempio di scuola filosofica dell'antichità che viene molto tempo dopo, in epoca ellenistica, in cui le donne erano ammesse, cioè l'epicureismo, la scuola di Epicuro. Sia nella scuola pitagorica sia nelle scuole di Epicuro noi abbiamo anche notizia di donne filosofe, d'accordo? Di donne che praticavano, appunto, essendo ammesse all'interno del gruppo, praticavano la filosofia. E allora poi avevano altre regole appunto per noi difficili, per esempio non potevano indossare panni di lana oppure non potevano indossare anelli, non potevano portare anelli. Questo è piuttosto strano perché i vestiti di lana in Grecia erano usati da molti, cioè i vestiti di lana erano quasi gli unici indumenti usati per proteggersi dal freddo, ma evidentemente i pitagorici non temevano il freddo, non potevano portare panni di lana, non potevano indossare anelli. Forse questo si spiega col fatto che appunto erano tenuti a una vita sobria, ad una vita parca e quindi magari capite i vestiti di lana, gli anelli venivano visti come un lusso, come una superfetazione e quindi erano vietati, erano qualcosa di troppo, forse appunto erano degli addobbi eccessivi che distraevano dalla sobrietà, dalla disciplina. Poi altre regole sono veramente singolari, per esempio non potevano attizzare il fuoco col metallo,
Perché non potevano attizzare il fuoco con metallo? Ci sono varie interpretazioni, ma è difficile. Pensate, non potevano cadere, non potevano raccogliere ciò che era caduto. Cioè, se tu porti qualcosa, non lo so, porti qualcosa in mano, non lo so, un pezzo di pane, ti cade, niente, devi andartene, non lo puoi raccogliere, un qualunque oggetto, un papiro, no, c'è un papiro pieno di scrittura, ti cade, ti scivola dalle mani, cade a terra, non lo puoi raccogliere. Non potevano raccogliere ciò che era caduto, anche qui appunto non sappiamo bene il significato di questo. Ad ogni modo Pitagora veniva venerato come se fosse un dio, abbiamo visto parlava dietro una tenda e poi la sua parola era inconfutabile. Non si poteva criticare in alcun modo, non si poteva criticare in alcun modo la dottrina di Pitagora, d'accordo? Non si poteva criticare in alcun modo. Pitagora quindi era visto come un dio, era visto come una persona le cui dottrine, la cui autorità era assolutamente indiscutibile. Non si poteva confutare, non si poteva dibattere. L'ha detto lui e quindi è vero. Questo veniva espresso attraverso una frase che poi è diventata famosa, autos efe. Scusatemi, in greco. Anzi, autos efa, d'accordo? Autos efa. Autos efa, ma perché autos efa? Autos significa, è come il latino ipse, anche il significato del pronome personale, egli, lui stesso, proprio lui. Efa significa addetto, quindi autos efa significa lui ha detto, proprio lui ha detto, l'ha detto lui e quindi è la verità. Corrisponde esattamente alla frase latina ipse dixit. Ipse dixit forse è ovviamente più conosciuto rispetto ad autos efa. Ipse dixit in latino significa la stessa cosa. Lui, proprio lui l'ha detto lui. Sapete, è diventata una frase un po' proverbiale anche in senso ironico. L'ha detto lui, se l'ha detto lui deve essere vero. Ipse dixit, l'ha detto lui è un'autorità, non sbaglia mai, deve essere vero, d'accordo? Ipse dixit, sapete, è anche usato in forma sostantivata, un ipse dixit, quell'opinione è un ipse dixit, l'ha detto lui, l'ha detto qualcuno che non sbaglia mai. Perché ho detto efa, eccetera? Perché se voi avete studiato il greco, voi direte, ma professore sta sbagliando, si dice autos efe, d'accordo? Disse, ha detto, disse, si dice non efa, mi direte, ma efe, con la eta, con la e lunga. Sicuramente anche molti studenti del classico che hanno fatto il liceo classico si ricordano, ma no, si dice efe, no? Efe è la terza persona, è è la terza persona di un tempo passato, di un verbo irregolare che la prima persona del presente fa femi, d'accordo? Femi. Femi significa io dico, ok? Femi è la prima persona del presente, io dico. A questo tempo passato, questo aoristo si chiama in greco, che appunto la terza persona fa efe, quindi è un verbo assolutamente irregolare. Fa efe, allora autos efe, molti libri scrivono autos efe, però dove questo? Nello ionico attico, nella koinè, nel greco che poi si è affermato, che è arrivato fino a noi, che si studia al liceo classico.
Però ricordatevi che questi parlavano e scrivevano in dorico nella comunità pitagorica, non erano ionici, non erano attici, ateniesi, non parlavano quei dialetti greci, parlavano in dorico, e in dorico non si dice efa, efe, ma disse, ha detto, non si dice efe, ma si dice efa, d'accordo? Perché in dorico si mantiene l'alfa in molti casi ionico-attico, dovuto proprio alla lingua di Atene, l'alfa si tramuta in eta, in elunga, in moltissimi casi, mentre invece in dorico resta la alfa, d'accordo? Quindi autossefa per essere pignoli, in dorico, nella comunità di Crotone si diceva così, nel greco standard che noi studiamo, che non è certo il dorico, autos efe, ipse dixit e basta. Eh, Pitagora veniva visto come una persona indiscutibile, il cui insegnamento non poteva essere messo in discussione, però attenzione, veniva proprio trattato come se fosse un semidio, qualcosa di simile a un dio. Naturalmente si tratta di leggende. Si diceva che fosse discendente da Apollo, quindi avesse appunto una parte divina. Si diceva che avesse addirittura una coscia d'oro. Questa cosa mi ha sempre fatto un po' sorridere. Non era proprio totalmente umano, aveva una coscia d'oro. D'accordo, Pitagora? Pitagora aveva una coscia d'oro. Si diceva addirittura che fosse capace di profezie e di autentici miracoli, quindi proprio poteri paranormali, sovrannaturali. E si raccontava addirittura che fosse un taumaturgo. Sapete chi sono i taumaturghi? I taumaturghi sono quelli che curano le malattie con il tocco, no? Con una sorta di tocco miracoloso. Ti toccano con le mani, l'imposizione delle mani e tu guarisci. Quindi un medico sovrannaturale, d'accordo? Un guaritore, un taumaturgo. Questo si diceva, naturalmente sono leggende di Pitagora. Si raccontava anche che Pitagora ricordasse il passato, ovvero quello che gli era capitato nelle vite precedenti. Vedremo che i pitagorici credono nella reincarnazione o metempsicosi, ma chi si rincarna perde il ricordo delle vite precedenti, invece Pitagora sarebbe stato l'unico che è capace di ricordare quello che era successo nelle vite precedenti, quando la sua anima era all'interno di corpi differenti, e quindi si raccontava, ecco, insomma, un personaggio che veniva mitizzato, un personaggio ancora interno alla cultura, alla tradizione sacerdotale, eh, alla tradizione oracolare, e interno anche alla pratica di determinate religioni misteriche, in particolare una che vedremo poi in seguito. E quindi si raccontavano queste cose, si diceva addirittura che sarebbe sceso nell'Ade e sarebbe tornato, sarebbe stato agli inferi, sarebbe tornato. Un po' come Odisseo, no? Un po' come Ulisse, Odisseo o altri personaggi. Fate attenzione, la comunità di Crotone non era l'unica, come abbiamo visto. La filosofia pitagorica si irraggia in tutta Italia. Altre comunità pitagoriche importanti si costituiscono a Sibari, a Metaponto. A proposito di Sibari, ci sarebbe anche la storia secondo cui Crotone, dominata da Pitagora, avrebbe fatto guerra a Sibari, l'avrebbe distrutta addirittura per motivi morali, perché gli abitanti di Sibari, i sibariti, si erano dati a una vita licenziosa, libertina, al sesso sfrenato, e quindi Pitagora e quelli pitagorici di Crotone, per questo motivo, per punirli dei loro peccati, della loro lascivia, avrebbero combattuto contro Sibari e l'avrebbero distrutta. Sapete che ancora adesso, beh, non si usa molto in italiano, in altre lingue,
c'è la parola sibarita, abitante di Sibari, ma la parola sibarita nel senso di licenzioso, d'accordo? Di colui che si abbandona a una sessualità sfrenata, insomma, oscena, un sibarita. Allora, la comunità di Sibari, la comunità di Metaponto, abbiamo già citato, Pitagora muore a Metaponto, anche una comunità in Sicilia ad Agrigento, però attenzione, le due comunità pitagoriche italiche più importanti sono quella di Reggio di Calabria e quella di Taranto. Quella di Reggio Calabria era guidata da Archippo. Quella di Taranto venne guidata da tante persone, ma poi a un certo punto da Archita che è un personaggio molto importante. Quindi attenzione, la comunità di Crotone viene eliminata, però vi sono altre comunità. Questi pitagorici come Archippo, Archita, la comunità di Reggio e di Taranto possono essere chiamati pitagorici della seconda generazione, cioè queste comunità si affermano soprattutto nel V e nel IV secolo, d'accordo? Quindi parecchio tempo dopo la comunità di Crotone, d'accordo? Parecchio tempo dopo la comunità di Crotone, comunque dopo, cioè in un periodo successivo e in particolare la comunità di Taranto è quella che durò più a lungo, proprio durò molto a lungo. Infatti Archita vive nel IV secolo. Archita è importante anche per le vicende biografiche di Platone. Archita era uno dei migliori amici di Platone, un amico personale di Platone. Platone, lo vedremo studiando appunto questo filosofo, Platone andò più di una volta a Taranto a trovare Archita, a soggiornare da lui, non solo, ma Archita salvò Platone dalla schiavitù, probabilmente gli salvò la vita, lo vedremo appunto quando parleremo della vita, delle vicende di Platone, e quindi questi pitagorici della seconda generazione. E poi, sempre nel V-IV secolo, il pitagorismo si diffonde anche nella Grecia centrale, in particolare a Tebe. La comunità pitagorica di Tebe era guidata da Filolao. Filolao aveva anche due discepoli, Simmia e Cebete, che si recarono ad Atene. Quindi vedete, la filosofia pitagorica arriva anche ad Atene. Ma noi sappiamo che arrivò anche a Roma, d'accordo, nella giovane Repubblica Romana, quindi davvero si irradiò un po' dappertutto. Simie e Cebete ad Atene conobbero probabilmente Socrate o altri filosofi. Simie e Cebete infatti compaiono come personaggi in un dialogo di Platone in cui discutono con Socrate, e il dialogo è il Fedone, il dialogo sull'anima, anche se Simia e Cebete da Platone vengono utilizzati per esprimere delle teorie sull'anima che in realtà sono molto diverse, sono in contraddizione con la teoria originaria dei pitagorici sull'anima, quindi noi non sappiamo se Simia e Cebete o la scuola di Filolao avesse innovato sulla teoria dell'anima oppure semplicemente che Platone abbia, se Platone abbia utilizzato Simia e Cebete come personaggi magari per far loro esprimere idee diverse da quelle che loro avevano in vita, perché gli serviva qualcuno che esprimesse determinate tesi sull'anima. Quindi vedete, si diffonde dovunque la filosofia pitagorica e ecco, il punto è proprio questo. Noi abbiamo detto non possiamo distinguere quali sono le dottrine di Pitagora o quelle della setta di Crotone da quelle degli altri pitagorici, anche perché queste comunità erano molto meno chiuse, esoteriche, fanatiche rispetto a quelle originarie di Pitagora a Crotone. Quindi noi abbiamo molte informazioni su di loro. E infatti le fonti antiche
ci parlano delle opere, in particolare di Archita, ma in particolare di Filolao. Noi abbiamo notizie, capite, sul pitagorismo nell'antichità, non in relazione alle dottrine di Pitagora e della comunità di Crotone. Le notizie provengono tutte dalle altre comunità successive, tra cui soprattutto quella di Filolao a Tebe. E quindi noi non possiamo sapere se le idee di Filolao e dei pitagorici tebani fossero innovative o fossero una riproposizione delle idee originarie della comunità di Pitagora a Crotone, d'accordo? Moltissimi frammenti noi abbiamo delle opere di Filolao, dei personaggi di Crotone, della prima comunità pitagorica, non abbiamo quasi alcun frammento, anche perché probabilmente Pitagora non scrisse niente. Probabilmente Pitagora mm, probabilmente Pitagora affidò il suo insegnamento all'oralità, alla comunicazione orale. Sappiamo qualcosa di più relativamente ad alcuni discepoli della comunità di Crotone, come Alcmeone, il famoso medico, la scuola di medicina di Alcmeone di Crotone, che attenzione si trovava a Crotone prima che Pitagora vi arrivasse da Samo, però poi diventò un sodale, un discepolo di Pitagora. A Crotone c'era anche il poeta Epicarmo e anche Ippaso di Metaponto, che invece veniva da Metaponto, di cui parleremo nuovamente. Quindi noi abbiamo anche i nomi, abbiamo anche qualche riferimento alle teorie di questi personaggi, però in realtà molto di quello che sappiamo del pitagorismo viene, capite, dalle scuole, dalle comunità successive, in particolare da quella di Filolao, quindi è molto difficile stabilire da chi proviene una teoria, da quale comunità, eccetera. Archita è un personaggio importantissimo del nostro sud. Taranto, Crotone, vedete, sono posti del nostro sud, della nostra Italia, che sono alla base della cultura e della civiltà occidentale. I pitagorici non si occupavano soltanto di filosofia, si occupavano anche di matematica, cioè di geometria. Per i greci la matematica era quasi esclusivamente geometria, ma vedremo che invece i pitagorici si occupano anche di aritmetica. Per loro la filosofia, oppure la geometria, oppure l'astronomia oppure la musica erano la stessa cosa. I pitagorici si occupavano anche di musica, erano dei musici. Le teorie musicali e appunto la considerazione che avevano della musica erano anche alla base di determinate della loro idea filosofica centrale, lo vedremo. Archita a Taranto era un musico. Archita è il primo nella storia occidentale a distinguere gli strumenti a corda, gli strumenti a fiato e gli strumenti a percussione, e siamo sicuri di questo, nessuno l'aveva fatto prima di lui. E quindi ovviamente a Pitagora in persona viene attribuita la dimostrazione del teorema che porta il suo nome. Avevano, come vedremo, delle idee matematiche molto interessanti, quindi si tratta davvero di grandi personaggi, scuole filosofiche che sono proprio alla base, al fondo della nostra civiltà occidentale, che si svilupparono nell'Italia meridionale, che noi a volte sottovalutiamo, magari non si studiano più queste cose, si considerano poco importanti, ma in realtà dovrebbero essere ancora valorizzate. Infatti in Italia noi studiamo ancora filosofia nel liceo, io sono qua appunto a spiegare queste cose perché mi sembrano interessanti. La lezione è durata molto, è durata troppo e ancora non abbiamo neanche iniziato a parlare della filosofia dei pitagorici. Lo faremo ovviamente nella seconda lezione dedicata a loro. Per ora vi saluto e spero che siate tutti bene, continuate a seguirmi. La successiva lezione, la prossima lezione, sarà dedicata al pensiero dei pitagorici. Grazie, arrivederci.